Questa è una delle chiese rupestri che si trovano sul territorio di Melfi, quindi sul territorio del Vulture. È la chiesa rupestre, diciamo, più famosa perché è quella ricca di affreschi murali più espressivi. La cosa che viene più facilmente in mente sono le chiese rupestri di Matera, che sono più numerose di queste qui, ma non altrettanto affrescate quanto la chiesa di Santa Margherita. Il pezzo di affresco che è quello più interessante e anche più curioso, che rappresenta l'incontro fra i vivi e i morti. Voi lo vedete rosso e sembra un diavolo, in realtà è perché è senza pelle. E quel mantello che vedete alla destra, alla sinistra del santo, della pelle. Esattamente. La linea di conflitto della guerra greco-romana poi si muove lungo tutta quanto il nord della Basilicata e il nord della Campania. Andrea fu legato a un albero, i due aguzzini, la croce di Sant'Andrea la troviamo ai passaggi a livelli. Questa non è una croce a X, è una croce a Y. Queste croci vengono definite croci a forchetta e sono state riscontrate solo in miniature germaniche del 1200. Solo in Germania c'erano queste croci. Il monaco pellegrino che passa di qua ci rimane questo messaggio straordinario. Questi monaci basiliani arrivati qua intorno al 770 trovarono una basilicata un poco depressa, abbandonata, perché dopo la caduta di Roma qui era successo. Loro incominciano a metterci su, ci insegnarono le nuove tecnologie la nuova aratura, potature degli alberi, i nuovi innesti, e noi grazie a loro che oggi abbiamo un'agricoltura straordinaria, perché questi monaci erano agronomi, ingegneri, architetti. Questi colori così, messi così, servivano ad allontanare gli insetti. Già i greci usavano i colori per allontanare gli insetti. Se voi osservate dentro i musei della civiltà contadina, ci sono dei vasi, dentro sono dipinti con la pittura astratta. Già i greci usavano quelle pitture astratte per allontanare gli insetti. Adesso andiamo verso la chiesa dei Giaconelli, che è un'altra delle chiese rupestri che si trova sull'areale del Vulture. Si chiama ai Giaconelli perché questa grotta viene così chiamata sul territorio. La peculiarità dal punto di vista, degli appassionati, diciamo, di vino e di produzione di vino, che ha questa chiesa rispetto alle altre, è che qui di fianco c'è la grotta scavata per ospitare il monaco che si occupava di questa chiesa qui. Queste chiese, come ci siamo detti, sono tutte quante chiese che nascono nel periodo basiliano, va bene? I basiliani erano monaci eremiti tutti quanti, per cui della chiesa si occupava sostanzialmente un monaco eremita, che era fra l'altro spesso anche quello che produceva i dipinti, e se cambiava il monaco continuava ad arricchire poi la chiesa con dipinti di periodo successivo. Qui stiamo entrando nell'abitazione della grotta abitazione del monaco che si occupava della chiesa. Questa parte qui, che è appunto la casa del monaco che originariamente si occupava della chiesa, è stata poi trasformata e utilizzata, come potete vedere, in palmento per la produzione di vino. Il palmento sono praticamente delle fosse scavate nella roccia, tipiche di tutto quanto il mezzogiorno d'Italia, dove si metteva l'uva pigiata. Praticamente voi vedete queste vasche qui, questa qui, quella lì, d'accordo, che sono vasche di raccolta del mosto. Con buona probabilità il buco che vedete qui è quello del perno di legno, su cui poi c'era il legno principale, che era il legno che batteva l'uva. Questa è la cantina in cui lavoriamo, è la cantina antica di Paternoster. Cioè la cantina Paternoster e Paternoster. Anselmo, il figlio di Anselmo, padre della famiglia Paternoster attuale. Voi tenete presente che tutta quanta questa zona di Barile ha dei buchi nelle linee che scendono dal Vulture, in cui sostanzialmente si faceva il vino. Qualunque famiglia faceva vino. Per cui questo pezzo qui è scavato nel terreno, d'accordo? Come vedete ha una volta schiena d'asino,
vedete anche che ha tutti quanti quei fori, così come questa parete ha quei fori che vedete lì, perché praticamente l'intera parte che noi guardiamo è intercapedine, ha poi un'intercapedine rispetto alla roccia e al terreno, quindi c'è una camera d'aria intorno a tutto questo che favorisce il transito dell'aria e fa sì che nonostante quando piove praticamente qui scendono fiumi di acqua, voi lo vedete perché ha piovuto ieri, e vanno tutti quanti in direzione dello scolo della cantina e poi si infilano chiaramente nella fogna cittadina. Praticamente questa muffa sia una muffa che è costantemente una muffa secca, quindi non è mai di danno al vino che viene come dire, messo in affinamento o prodotto qui in cantina. Qui c'è l'infernotto, come lo chiamano i piemontesi, che è praticamente come dire, il punto fondo della cantina dove noi mettiamo a riposare annate diverse. Andando da questa parte c'è ancora una grotta più piccola che è caratteristica perché come dire, l'archetipo delle grotte vinicole del territorio. Abbassate la testa, venite giù con me. Ora, tutte quelle che voi troverete sul viale la Costa delle Cantine qui su Barile, così come su Rapolla, che sono i due comuni che hanno conservato il Parco delle Cantine visitabili ma anche utilizzate, sono sostanzialmente fatte in questa maniera. C'è un pezzo di muro che serve a reggere sostanzialmente la porta, d'accordo? Dopodiché è tutta quanta scavata, voi fate caso che questa roba qui è scavata a mano, questo è il piccone, lo vedete dal tipo di segno, no? Dello scavo. Vi apro e vi faccio assaggiare l'ancestrale di Aglianico che noi facciamo. Il metodo ancestrale sostanzialmente funziona in questo modo. Praticamente quando il vino arriva a 9 grammi di zucchero, a quel punto non ci sono stati sufficienti, come dire, travasi e sfecciature per averlo pulito, quindi resta sul fondo della bottiglia, va bene, una parte di posa. In quella parte di posa ci sono dei cristalli di tartrato che trattengono dell'anidride carbonica. Lo apri in questo modo adesso, sott'acqua come fa Movia. L'acqua assorbe la spinta della pressione interna della bottiglia e evita che ti rimbalzi addosso. In questo modo qui praticamente il fondo è finito dentro l'acqua e quello che esce fuori, come vedete, è l'ancestrale nostro. Fra un anno o due avremo una bollicina speciale fatta per Roscioli Wine Club. Grandissimo. Allora, noi stiamo andando adesso in una zona di Melfi che si chiama Bosco Frasca. All'interno di questa zona, di questo Bosco Frasca, c'è un allevatore di vacche podoliche che si sposta qui in estate per tenere le vacche più al fresco e ha una produzione di grandissima, straordinaria qualità di formaggio da vacca podolica, in maniera specifica di caciocavallo podolico. È il mio spacciatore personale, ma in realtà è spacciatore personale di una quantità di appassionati di caciocavallo podolico. Faccio il cascavallo, dovete vedere. Sì. Perché verso le 4 che è pronto. C'è? Ma vi siete mai fatti il bagno dentro al siero caldo?